Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Benvenuto a Lunch Press con trasmissione di Edoardo Matur. Cazzo guardi altre trasmissioni. Questa puntata è patrocinata dall'Inps perché parleremo di Modric, parleremo dei 40 che sono diventati i nuovi 20, parleremo di tutte le persone che migliorano invecchiando, soprattutto le donne. Jack, parleremo... Non io di sicuro. Tu hai proposto questo argomento. Sì, capito, c'è una proprio data addosso. Di Modric, che vuoi dire? È un fuoriclasse, è un giocatore venuto da un altro pianeta, quindi ci possiamo concentrare sulle donne che invece del 40 come il vino migliorano. Bravo. Scherzi a parte, bentornati su Radio Rossonera in questa settimana di pausa delle nazionali. Una nazionale, Jack, che ieri sera io ho fatto l'asta frizzantina ieri. Ma cos'è successo? Ma non ho capito. Allora, partiamo da un presupposto. La partita finisce 5-4 e si porta a casa la vittoria. Gattuso perso 10 anni secchi, quindi mi spiace per Ringhio cioè, quando dici che i 40 sono i nuovi 20, adesso i suoi non so quanti anni abbia. Beh, no, ne ha più 47, 48? Arriva già ai 50, sì, dici, Jack, no? ne 42, ne ha anche 50. Dici che ne hai 50 già? Vabbè, non lo so, di sicuro adesso è come se ne avesse 70. Cioè, 47. Te l'ho detto. Però 47, fate conto che è già come se ne avesse 55, perché ieri c'è abbastanza rimasto. Segna tra l'altro il gol decisivo Sandro Tonali, orribile, bruttissimo, non so se l'hai visto. Piango, sì. Terrificante, c'è una specie di mezzo tiro cross che non prende nessuno. 5-4, l'Italia riesce a fare 7 gol. 5 nella porta di Israele, 2 nella sua, 1 Locatelli e 1 Bastoni. Ah sì? Sì. E dietro si balla bene, cavolo, si balla bene. 4 gol presi da Israele. Poi certo, cioè, vai a prendere l'interezza e dici ok, l'Italia di Gattuso ha fatto 10 gol in 2 partite. Ottimo, visto che per qualificarti è anche importante la differenza reti. Devi vedere anche chi sono i... No, e soprattutto cioè, tra Estonia e Israele ne hai comunque buscati 4 in 2 partite. Ragazzi, non è Estonia e Israele la chiuderei non qua è perché lo sappiamo che tanto non ci... Però 5-4 almeno, diciamo così, in una partita almeno ci siamo divertiti. Una partita complicata. No, allora, Modric sembra figlio di Edo, ti querelo, perché Modric sembra, non so, forse perché il fratello perché è magro e poi ha questo sguardo che sembra sempre terrorizzato, però Jack, cioè... è un altro livello, lo dicevamo ieri, in Italia probabilmente il ritmo anche te lo permette, probabilmente c'è anche questo alla base della sua scelta poi di venire in Italia, no? Al di là del fatto dell'essere milanista, del suo idolo Boban eccetera, però obiettivamente oggi in Italia vieni e puoi competere a 40 anni. Sì, io credo che il tema... Allora, sicuramente non è venuto in Italia per motivi economici, anche perché A, non veniva in Italia, B, non veniva al Milan. Esatto. È venuto probabilmente, io credo, per il blasone del club, che per i giocatori come Luka Modric, sia per età che per
qualità, talento che per palmarès. Però blasone, Jack, Milan non gioca in Champions. No, però comunque per un giocatore come Luka Modric, che tanto non è che dici, sai, vado a giocarmi le ultime fiche per vincere, cioè ha vinto tutto. Sì, esatto, tutto. Ha giocato il Real Madrid, più blasone di così. Secondo me è più la sfida adesso del dire voglio riportare una grande decaduta. Quello, bravo, e quello secondo me è la differenza, perché qui ci facciamo notare anche effettivamente gli ultimi anni, quando ero piccolo io, Jack, a 30-32 anni i giocatori finivano, prendevano le scarpette al chiodo. Adesso l'età si è allungata di brutto per tutti gli atleti, questo, perché per i metodi di allenamento, tutto quello che vuoi, ma a 40 anni o hai la testa di Modric, di Ronaldo, ok, se no non ce la puoi fare. Guarda Kylie Walker, che era arrivato, che ha molti meno anni di Modric, ma era già un ex calciatore, come approccio all'agonismo, no? No, certo, cioè, ci sono tanti fattori. Io credo che questa cosa che è piuttosto plateale, che aveva già annunciato anche Ancelotti in una delle prime interviste dopo l'approdo di Modric al Milan, credo che il mondiale gli sta dando tanta motivazione, perché io credo che il suo ballo del cigno voglia essere un pochino il prossimo mondiale, quello in Nord America. Però quello che ti voglio dire è già fare il calciatore e restare concentrati, lo sappiamo perché ne abbiamo parlato tantissime volte, sei giovane, ricco, famoso, hai tutto, ok? Hai tutto. Restare un atleta è complicato, soprattutto in una città come Milano, no? Dove se sei giovane, ricco, bello e quello che vuoi, insomma, offre parecchie distrazioni. La differenza tra un giocatore di calcio e un campione è proprio questa qua, cioè a 40 anni, ragazzi, oltre a essere ricco, cose eccetera, hai anche il corpo che comincia a dire però perché non ci stiamo un po' sul divano, perché non che bello che è, perché non stiamo un po' sul divano, perché non tiri un po' il freno a mano eccetera. Quindi soprattutto qui devi essere. Allora, sì, io poi adesso sempre dell'idea che è anche un discorso di grazie intanto ad Alessandro Costa che si abbona per il quinto mese e dice anche questa sosta ce la siamo tolta dalle scatole. Mi piace come tu guardi già. Tra l'altro Milan gioca domenica sera, quindi l'ultima partita. Vabbè, però ne può di più. No, meno male che sto weekend sono stato pieno di sport da vedere. E poi il prossimo inizia un evento che non frega nessuno, ma per me è importante, come il mondiale di atletica leggera, che sapete che io sono un grande, sapete che io sono un grande fan. No, per me è un discorso anche. C'è anche un chiamateci tema intanto, visto che ci sono tanti vecchi, leggo Silvano, chiamateci, raccontateci la vostra esperienza. No, per me c'è anche un tema di predisposizione personale, perché io comunque ricorderò, non dimentico Pier Calulu per esempio, che lui dice no, io ragazzo giovane con quel tipo di tentazioni, che lui dice no, io preferisco andare a vivere, peraltro neanche a Milano, proprio andare a vivere a Varese, che è una città un po' più piccola, un po' più nelle mie corde, un po' più nel mio mood, ecco. E parliamo comunque di un ragazzo giovane. Modric, io non ricordo adesso personalmente se da giovane si è mai fatto troppo attrarre dai vizi della mondanità. Però sicuramente i vizi che ti può dare Milano, ha scelto di arrivarci a 40 anni, quindi dove sicuramente li hai ma meno, e di gestirsi un po' di conseguenza. Poi chiaro, la mentalità in un campione fa tutto, il lavoro anche. Basti guardare per esempio che adesso purtroppo siamo arrivati alla fine del grande dualismo Messi-Ronaldo, nel senso che Messi ha di fatto detto che lui ha dato, Ronaldo non ha neanche fatto finta. No, Ronaldo va avanti. Come LeBron, ragazzi, LeBron è dell'80. LeBron ne fa 5 forse 5 non mi ricordo se ne fa 40 o se ne fa 41 il 30 di dicembre prossimo. Sì, ma non farlo dire con la faccia schifata. No, assolutamente, ma perché non ha nessuna intenzione di mollare e comunque in NBA fa 20-25 punti a partita abbastanza ingiamare. Ciao, come ti chiami? Ciao Edo, sono Angelo. Ciao Angelo. Volevo dirti in generale, però moltissimi dei giocatori che vengono dalla ex Jugoslavia hanno questo grado di serietà. Vabbè, c'è qualche eccezione se vuoi metterci magari anche, però se ci pensi, no? È tutta gente che non ha avuto una vita facile, no? Tu dici la fame. Sì, ma non tanto, anche la guerra, anche tutto quello che c'è stato, cioè sono persone che voglio dire, poi vabbè, Modric secondo me è un top player
Che gli vuoi dire? Cioè ha vinto pallone d'oro nel come si chiama? Nel periodo Messi-Ronaldo, ragazzi. Non è proprio... e hanno pure detto che era un pallone d'oro immeritato, ma immeritato perché la Croazia non ha vinto il mondiale. Ma come fa la Croazia a vincere il mondiale? È già tanto che è arrivata seconda, no? Sì. Che vuoi più? Comunque voglio dire, lui è io ho sempre pensato che dopo Pirlo c'era lui. Non è sì, è quel tipo di giocatore. Sono stati tanti. Lascia perdere il ruolo, ma il tipo di gioco è più o meno quello lì, insomma. Poi il tocco di palla che ha. Io con Lecce l'ho visto, avrà toccato la palla di esterno sempre praticamente. Non fai quella cosa se non sei. Poi vedremo, voglio dire, quello è un altro discorso. Sai, dall'oggi al domani può anche fare la fine di Ibrahimovic. Ibrahimovic, quando si è infortunato dopo il girone d'andata dell'anno dello scudetto. Sì, però adesso non chiamiamocela che siamo scaramantici. Figurati, non me la chiamo. Piuttosto volevo farvi una domanda, ma non polemica. Ma secondo voi perché Ricci non viene più convocato? Con la nazionale, dici? Sì. Ti rispondiamo. Proviamo. Era quasi un titolare, no? Sì, è vero. Proviamo a rispondere. Tu che dici? Perché magari è venuto al Milan? No, dai, non sono così cattivo. Allora, però... Meno male che non era polemica, pensa se fosse stata polemica. Secondo me i procuratori hanno la loro influenza. Perché immaginate... Ma cosa c'entra con la nazionale? Cosa c'entra se vieni convocato in nazionale allora cambia immediatamente. Gattuso fa convocare la gente. No, dai, lo stai dicendo tu. Io non tu l'hai detto, Angelo. Io non. Scusa, chi è il procuratore? Chi è il procuratore di Rino? Mendes, no? O l'ha cambiato? Di chi? Non lo so. Di Gattuso? Sì, non era mica passato Mendes. Non ne ho idea. Adesso verifichiamo. Io i procuratori degli allenatori esulano dalla mia capacità. Andate a vedere, guardate che è Mendes. Verifichiamo. Rispondetemi. Dai. Ciao, grazie. Ciao. No, è Andrea D'Amico. È vabbè, però sto dicendo qualcosa di così. No, allora io ti dico che secondo me, premesso che volendo giocare con questo modulo molto offensivo che ha schierato Gattuso, quindi con le due punte e i due esterni, quindi una specie di mascherato da 4-4-2 o da 4-2-3-1, ma è in molte fasi proprio un 4-2-4. Tonali non lo puoi levare mai in nessun mondo, in nessun universo. E in realtà lui tendenzialmente come secondo ha scelto di affiancargli, e per me ci può stare, Barella. C'è Locatelli, non so se ha chiamato anche Rovella, non ricordo in questo momento, ma forse sì. Per me sicuramente su Ricci incide anche il fatto che ha appena cambiato squadra, ed è un fattore che tu devi prendere in considerazione. Al momento in cui la squadra non sembra essere particolarmente visto. È chiaro che io credo che il primo a essere scontento di questa situazione sarà Ricci, non tanto per un discorso di ambizioni personali in maglia Milan, ma perché se questo scarso utilizzo di Ricci dovesse prolungarsi in tutto l'anno e l'Italia dovesse di riffa o di raffa qualificarsi per il mondiale, credo che tante panchine potrebbero costargli la convocazione all'eventuale mondiale con l'Italia. Ma sappiamo che molte scelte nell'anno del mondiale ovviamente vengono fatte, i selezionatori vogliono che i loro calciatori giochino, perché altrimenti non possono essere valutati. Filippo La Scala da un posto molto lontano, dice: per arrivare a 40 anni giocare così devi avere la mentalità e la serietà di quando ne hai 18. Sì, perché comunque lui tra l'altro è un giocatore non come, io identifico sempre due filoni di calciatori come quando ne 18, devi essere mentalizzato. Sì, però io identifico i due grandi filoni di calciatori come Messi e Cristiano. Quindi il talento cristallino innato di Messi e non sto, ovviamente io estremizzo, Cristiano Ronaldo talento da vendere, ma il lavoro metodico e quotidiano, l'ossessione, per me è quello questa che stavamo dicendo prima. Modric secondo me è un giusto compendio, perché non ha il talento di Messi, non ha il fisico di Ronaldo, però secondo me lui alterna riesce a gestire un talento che gli è oggettivamente piovuto un po' dal cielo, cioè che gli è arrivato in dono da Padre Eterno, con tanto lavoro, tanto impegno, tanta mentalità. Poi oltre secondo me il discorso mentale c'è sempre una piccola componente di fortuna legata al fatto che
quell'infortunio sì, però se non serio sei quella può roba, se non arrivare. sei Ancelotti, Sì, Ancelotti che racconta di Ronaldo che dopo la finale, dopo una vittoria in Champions League tornano a Valdebebas, tutti vanno a ballare e lui va a fare crioterapia. Quella è mentalità. E infatti l'arrivo di Modric, al di là di questo, che tocca la palla come se fosse come il Milan non se ne vedeva da tanto una bella tempo. ragazza, no? Cioè la carezza, Certo. la carezza. Si possono accarezzare anche le ragazze. È proprio la sua normali. presenza che è un monumento, Jack, perché mi ricordo questa intervista a Dybala, che non c'entra nulla, a Dybala, è un suo compagno alla Juve, no? Okay. Che disse quando firmai per la Juve comprai la Ferrari, no? E c'era Dybala e disse wow che bella, e allora io dissi perché non te la compri anche tu? E lui rispose perché non posso mica arrivare agli allenamenti con una Ferrari quando qui ci sono Buffon eccetera eccetera eccetera, no? Cioè quella, chi sono io per secondo me la presenza di una figura come Modric all'interno, se Modric arriva per primo agli allenamenti, voglio vedere se tu ti puoi permettere di arrivare un'ora dopo, capito? No, ma poi c'è anche sempre quel discorso che hanno fatto tantissimi dei nuovi centrocampisti del Milan. Io ricordo la conferenza di Ricci, visto che ne abbiamo parlato su tutti. Sicuramente è una di quelle cose che, cioè, dici perché sei venuto al Milan? Perché sono contento che mi abbia cercato, perché è una sfida stimolante e perché gioco di fianco a Luka Modric, perché posso imparare da Luka Modric, questo sì. Poi a livello di spese importanti, che è un altro, se sei un giovane che ti alleni, hai l'opportunità di esatto. Poi secondo me, riguardo il tema che dicevi tu delle grandi spese, magari con i primi stipendi, a me piace sempre andare a vedere. È una cosa che succede molto. Che siete. Succede molto perché comunque ricordiamo che sono sempre ragazzi molto giovani che spesso prendono i primi contratti veramente grossi. A me piacciono sempre quelle storie tipo cosa hai fatto, sai, mi ricordo un giocatore NBA di sicuro, ma l'avranno fatto in tantissimi. Qual è la prima cosa che hai fatto quando hai firmato il tuo primo contratto da pro a, che ne so, 2 milioni, 3 milioni? La prima cosa che ho fatto è stata comprare una casa, comprare la casa per esempio ai miei genitori, che hanno sempre creduto in me, perché comunque, cioè adesso io, questa è una cosa più un tema tuo sicuramente, di molti di voi in chat che siete padri, che siete madri, però per coltivare il talento di un ragazzo che magari si dimostra molto predisposto verso uno sport, anche per i genitori è tanto impegno, mamma mia, spostamenti, portalo allenamenti, partite, non hai più weekend. Non è più weekend. E questo tu dici per fare arrivare a giocare in Serie A mio figlio faccio questo sacrificio. Il problema, Jack, è che in Serie A ci arriva l'1%. Tutti gli altri però i sacrifici comunque li fanno lo stesso, perché hai gli allenamenti, le partite, gli spostamenti, insomma è un impegno, e poi devi trovare l'equilibrio scuola, lavoro, insomma non è semplicissimo. Ma Jack, cambiamo un po' di discorso, perché io ieri non ho visto la nazionale perché ho fatto l'asta del Fanta. Dimmi. Anche voi ragazzi potete fare l'asta del Fanta e sfidarci, a noi giornalisti e speaker, conduttori di Radio Rossonera, e non solo, in una lega composta tutti da tifosi rossoneri, il che non è male, su Fantalgoritmo. Trovate il link in descrizione, adesso Morgan ve lo mette anche nei commenti. 19,99 l'iscrizione, ma tutte le settimane si vince qualcosa dalle maglie a buoni Amazon, fino al mega premio finale, che però insomma quello sarà mio, si sa. Hai mega premi finali. Però se faccio incetta poi io certo. di tutti i mega premi finali, voi però provateci per quel che potete e iscrivetevi a Fantalgoritmo. Anche perché avete solo una settimana, è l'ultima. Esatto, bravo. Siamo agli sgoccioli, il 13 se non sbaglio, quindi se è proprio gli ultimi momenti, poi perso il treno è andato, Infatti subito mi fanno notare i giornalisti, stanno passando, noi poi stiamo parlando di un argomento serio, il tempo che passa, e qui continuano a, mamma mia, adesso che ci prendete in giro, bravo, iscrivetevi così vi facciamo un umazzo così. Il mega premio finale è il TFR di Origi, non sarebbe male, non sarebbe male per niente, lo proponiamo per l'anno prossimo. Cioè ragazzi, con 19,99 potete vincere il TFR di Origi, è una scommessa che vale la pena fare. Come call to action è potentissimo, ragazzi. Mi faccio tutti che gli l'abbiamo account. detto è rimasto, ragazzi, posto fisso, Origi che è rimasto e vuole fino all'ultima lira, come è beato lui, Vlahovic, Origi è rimasto invece Deliva. Adliva per 8 milioni.
Adriva per 7, adesso si parla, però comunque su quella cifra lì, e a prenderne 7, però è arrivato anche l'Here We Go. Raga, però, cioè, 7 milioni all'anno a Tantelli. Tantelli. Eppure anche Adli si iscriverà al Fanta di Fantalgoritmo per provare a vincere le maglie del Milan, perché sappiamo che rimarrà un grande tifoso. È un super milanista. E i buoni Amazon soprattutto. No, non ho guardato la replica, ho fatto l'asta. Faccio un rapido riassunto. Allora, non so se vi ricordate che cosa aveva preso tra porta e difesa e come era stato giudicato dalla maggioranza. Male, perché non capite niente. Se state seguendo una trasmissione dove c'è Giacomo Mirandola di calcio, tendenzialmente capite pochino. Vediamo se è riuscito a salvare un po' la baracca a centrocampo. Però rapido riassunto in porta: Milinkovic sempre Audero. Beh, tanta roba. Spettacolo. Poi Baschirotto, Christensen, Tomori, Kempf, Gabriel, Vitic e Kossunu. Si commenta da sola. Come abbiamo risollevato questa squadra in decadenza? Valukiewicz cos'è? Sempre sì, del Sassuolo. Gioca ancora del Sassuolo. Sarà la rivelazione del campionato. Vedi tu. Partiamo malissimo, vai. Comunque, ragazzi, a centrocampo Pulisic. Vabbè, ok. Meno male. No, adesso criticate. No, meno male. Meno uno buono. Atta. Bello. Dell'Udinese. Strapagato, solo che dopo il gol all'Inter purtroppo lo strapagavi un po'. Baturina. Che Rischioso. magari non giocherà tantissimo, ma raga, il Como che squadra c'ha? L'ho preso anch'io, secondo me è molto rischioso, perché in realtà Como è strapieno di giocatori estremamente bravi nei suoi ruoli. Poi uno che mi è stato garantito a Max Allegri, che segnerà dai 7 agli 8 gol in questa stagione. Esatto. E io mi sono fidato. Ci sta. Ho detto non prendo nessuno del Milan, e poi vedrete, non so come sono finito. Pulisic, poi Fofana. Serdar del Verona, titolare. Lobotka, titolarissimo. Benissimo. Ebischer, che è il mio capitano del Pisa. Ok, scommessa, ci sta. E Koulibaly del Lecce. Sì, questo è oggi è il tuo miglior reparto, nettamente. Devo sentire l'attacco. Arriviamo all'attacco, che è praticamente il copia e incolla dell'anno scorso. Come sei arrivato l'anno scorso? Un quinto, sesto su 8. Però io, a differenza di Furlani, ho detto non ci saranno rivoluzioni, e rivoluzioni non ci sono state effettivamente, Jack, perché ho mantenuto Leao, che qualcuno mi ha assicurato che quest'anno farà 20 gol. Io mi sono fidato, siamo su Radio Rossonera tutti i giorni a parlare di Leao, mi state assicurando farà 20 gol. Se non fa 20 gol io vi querelo, però, cioè vi porto in causa, giustamente, perché è stato il mio acquisto più. Poi Krstovic è rischioso, ma ci sta. Ma come è rischioso? È rischioso perché ma perché è Scamacca. No, ma sarà lui titolare. Speriamo, l'ho preso anch'io. Poi Fidel Castro. Cioè, il Fanta a 8 o 10? A 12. Cioè, in un Fanta 12 tu hai fatto l'attacco Krstovic, Leao, Castro? Sì. Porco Giuda. Tanta roba. Ragazzi, ma veramente tanta roba. Poi c'ho Sar per la panchina. Titolare. Almquist e Kiliksoy, che è un po' il mio... La scommessa esotica. Sì, il mio... No, qui mi tolgo il cappello. Mi tolgo il cappello, perché devo dire che l'attacco in un Fanta a 12, un tridente così, è mostruoso. È mostruoso. Sì? Raga, a 12. Non è buono il mio così a 10. Adesso, per carità, io non ho nulla contro Tare, anzi, per carità, però... Valutatemi. Valutatemi, non lo so, valutate e date un voto al mercato di Tare e un voto al mercato di Moturo, poi dopo vediamo. È oggettivo, Jack. Ciao, no, è buono. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Antonio. Grande Antonio. Ciao Antonio. Come stai? Bene, e voi? Bene, l'hai sentita la mia formazione? No. Ma Baturina tu l'avresti preso? Non Bottulino, sì. Che quest'anno c'è stato un sacco di casi di Bottulino. Questo è Baturina. Bagurina? Chi è Bagurina? È un nuovo giocatore del Como. Te lo sei preso tu? Sì, certo. Ma tu non lo fai il Fanta? Sì, ho fatto quello di Kickers e quello di Sofascore. Vabbè. Senti, cosa hai mangiato oggi? Oggi mi sono mangiato un panino con i sfusciuti di come si chiama? Di Uster. Poi siamo andati a Bari, a fare la gita. Bello, salutaci Bari. Io ho fatto metà della gente di ieri sera era di Bari. Se li trovi salutameli.
Va bene, ciao Antonio. Un bacione. A te, ciao. No, però mi mette sempre di buon umore, è sempre così gentile, così carino Anto. Mi migliora la settimana anche in questa triste sosta nazionale. Daniele dice a proposito di campioni, buon compleanno al nostro Roberto Donadoni. Anche? No, questo non lo sapevo. A proposito di Donadoni, altre grandi prestazioni Saelemaekers in nazionale. Questa non l'ho vista proprio. Ho letto. Questa non l'ho, adesso. Già Italia-Israele è stata una tassa da pagare ieri del Belgio. Me lo sono risparmiato. No, perché tra l'altro non so se l'abbiamo detto, che noi abbiamo parlato di Modric all'inizio, perché è proprio oggi il compleanno di Modric. Sono oggi 40 di vuoi cantargli tanti auguri tipo Marilyn Monroe con uguale. Se mi dai un attimo che esco mi faccio il neo. Comunque sotto la barba. Anche tu vai a letto solo con 3 gocce di Chanel numero 5. Sì, sempre la sua dichiarazione più sempre, famosa, soprattutto al 5 di gennaio mi piace andare a letto così. Comunque mercato Ferrari 5 mercato Edo 6, che non è tantissimo 6, ma è comunque superiore a quello del Milan, mi è mandato. No, allora secondo me bisogna andiamo con ordine. La porta è rischiosa, però se Milinkovic fa il posto a Meret, allora è una scelta che ci sta. Cioè è una porta, ma Milinkovic fa il posto. È una porta che funziona. La difesa è debole, oggettivamente la difesa è proprio debole. Però suppongo che poi tu sia arrivato, visto poi il reparto tra centrocampo e attacco che hai fatto, con molti crediti verso la fine. Sì. Cioè eri tra però quelli con più arrivare crediti. con molti crediti alla fine non è che di per sé è garanzia, perché arriva al primo gol, è uscito Lautaro, pam, 100, 110. No, allora quelle però sono scelte. Cioè io all'ultima asta che ho fatto sono arrivato con più crediti di tutti all'attacco e ho scelto di non prendere uno di quelli considerati super top e fare un attacco un pochino più equilibrato, perché se il super top di turno non imbrocca la stagione, sei a piedi. Si infortunia, sì. No, sei a piedi, non è scelta. Quindi io prediligo sempre di solito attacchi equilibrati in cui magari non compro un attaccante da 20 gol, ma ne compro 3 da 10. Ma e Vlahovic l'avresti sempre preso? Perché Vlahovic ad esempio è andato via a poco. Perché... Allora, a poco sì lo prendo. Però ha già fatto 2 gol. No, a poco lo prendo, perché però adesso è Topenda. Ma perché Openda dov'è che gioca? Tutti base sono punte tutte e tre. Vlahovic, Openda, e David. Sì, però è una scheggia. Lui possono giocare anche in maniera diversa. Ci sono diverse opzioni nella zona offensiva della Juve, nel reparto offensivo della Juve. Però ecco, Vlahovic ci sono tanti secondo me nomi veramente rischiosi quest'anno. Ma a partire da Jimenez, tu Jimenez lo prendi? Oggi? Sì, è che è andato un po' alto, sennò è e poi c'avevo mezzo Milan. No, ma è rischioso, cioè quanti minuti avrà realmente Jimenez con Leao, Pulisic con Kunku? Quello sì. Però scusa, l'acquisto di Openda alla Juve non abbiamo valutato, perché il Milan abbiamo visto, siamo andati a prendere Boniface e poi Harder e poi Openda è un nome che era già stato accostato a Milan, se non altro perché come tutti gli attaccanti, tutti gli attaccanti del mondo sono stati accostati a Milan l'anno scorso, se non ricordo male. Anche 2 anni fa che tipo di acquisto è? Un buon acquisto, a parte la Juve che ha puntato Colomwani fino alla fine, poi chiusura Allora, partiamo da un presupposto. Sappiamo quanto nel calcio, lo sappiamo perché il Milan praticamente lavora solo a quello scopo. Sappiamo quanto nel calcio siano importanti i rapporti. Diciamo così, la Juve si è fatto un nemico potente, perché le dichiarazioni di Al-Khelaifi già Al-Khelaifi dopo la vicenda con Agnelli non nutriva, credo, una particolare simpatia per il bianconero. La Juve si è fatta solo con il Paris Saint-Germain quello che è un po' la credibilità che il Milan sta acquisendo con tutte le altre squadre a livello europeo. Però ecco, si è fatto un nemico potente la Juve. Sicuramente Openda, secondo me, per essere anche lì un piano B, è un ottimo piano B, cioè è veramente un bel colpo di riserva, un bel colpo alternativo da fare quando non sei riuscito a chiudere il tuo. Dritta, al Milan ci sarebbe stato bene, Jack? Sì, oggi sì. Al posto di Nkunku. No, forse tra i due mi tengo Nkunku per il potenziale. Sì. Per il potenziale mi tengo Nkunku. Poi certo guardo Openda che è andato, non ricordo, ma forse in prestito addirittura alla Juve. Il Milan Nkunku l'ha pagato 43. Allora sì, forse a quel punto per formula vale di più. Nel rapporto qualità-prezzo era meglio Openda. Però basta questo qualità-prezzo, cioè si possono comprare giocatori forti. Basta. Esatto. Cioè Nkunku se ti torna quello del ha 28 anni? Sì, alla mia età, credo. 27, 28. È nel suo prime. Sì, a livello età sì, deve ritrovarlo, deve riprenderlo il suo prime.
deve riprenderlo un po' il suo prime. Ragazzi, comunque chiamateci, fateci sapere anche voi cosa ne pensate. Sì. Ma questa settimana i giornali stanno parlando col fatto che lui è rimasto ad allenarsi a Milanello, che Allegri sarebbe rimasto colpito. Però, vero? Vediamo come giochiamo lì davanti, perché rientra Leao, abbiamo detto domenica dovrebbe rientrare Leao, c'è Gimenez, sì, comunque Leao non è, rientra, nel senso non è in gruppo, ma comunque si sta allenando esatto, a Milanello, perché chiaramente per via del problema fisico non è andato in nazionale. Dove invece è Pulisic e Gimenez, penso Gimenez? Pulisic Gimenez, come giochiamo? Allora, secondo me sulla prima partita, viste le trasferte oceaniche degli altri due, per me non è impossibile pensare a un Leao Nkunku. Leao Nkunku? Per me sì, perché io credo che lui veda Leao come prima punta, con Gimenez come, se dobbiamo fare le coppie, diciamo. Leao e Gimenez, Pulisic e Nkunku, secondo me. In realtà a me il doppio attacco senza il centravanti Boa non ti dispiace? Un po' alla Lautaro Thuram. Sì, che infatti nessuno dei due tra Lautaro Thuram e il centravanti Boa. Non mi dispiace. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Antonio. Ciao Anto. Ciao Anto. Ciao. No, volevo chiedere a Edo, io non sono un fantacalcista, però la difesa ha eseguito Moncada e consigli Moncada, di la verità. Di la verità, che li hai presi, sono tutte sue scommesse, ti sei sentito su WhatsApp. Ma senti, non sarei un buon DS per il Milan? No. Un ottimo DS. Ti ripeto, io non sono un fantacalcista, che ho fatto una volta solo il fantacalcio nella mia vita, e siccome sono troppo tifoso, era il 98, avevo all'asta la possibilità di prendere Ronaldo, il fenomeno e Kluivert. Indovina che ho preso? Vabbè, però sai che questa sono cosa arrivato ultimo e ho detto vabbè, era quindi. Però sai questa cosa, ad esempio molti tifosi del Milan fanno fatica a prendere i giocatori del Milan, altri invece come me, io sono partito e ho detto io non prendo nessuno del Milan, poi ho preso Pulisic, Leao, Fofana, li ho presi. Io ti dico, la mia scelta era fatta soltanto perché io pensavo che dovevo esultare per il gol magari di Ronaldo contro il Milan. Sì, esatto. Rosicavo come una bestia, quindi ho detto preferisco, poi ho sbagliato l'anno, diciamo, per il mio esordio nel fantacalcio, quindi ho detto basta, non lo faccio più. Aveva anche segnato in una finale di Champions Kluivert, non è che era proprio... lo so, però sai com'è, forse si vedeva che era un po' più forte quell'altro. Quindi detto questo, niente, poi domenica vediamo che cosa succede, ricominciamo. Anche io sono d'accordo con quello che stavate dicendo, che diceva Jack, secondo me pure Pulisic e Gimenez che torneranno giovedì, magari forse li potrebbe risparmiare, però Leao e Nkunku sono due pressoché identici come tipo di gioco. Dici si completano, potrebbero essere un bel attacco affiatato? Non lo so come li fa, potrebbe farli giocare insieme, cioè teoricamente sono due giocatori, due esterni sinistri che si accentrano sulla carta, quindi non lo so, a meno che non mette uno dietro l'altro, nel senso di far fare Leao, fa il centravanti puro e Nkunku dietro. Non lo so, vediamo. Speriamo innanzitutto che stasera finiscano queste partite tutto ok e tornino sani e salvi, e poi dopo vediamo. Esatto. Va bene, grazie Anto. Va bene. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Daniele scrive di Højlund. Ieri sera ad esempio è andato a un casino Højlund. Io non ho nemmeno partecipato, non lo so, È difficile l'attacco del Napoli perché Lukaku tendenzialmente, cioè Lukaku è il titolare, però 4 mesi sono un'enormità, certo. Contando che lui lo sappiamo, e poi rientrare in forma ci metterà una quindi... vita e comunque io credo che Lukaku sia anche lui alla fine del suo percorso a Napoli, nel senso che Luka è stato preso a titolo definitivo e Højlund è stato preso in prestito con obbligo, se non ho capito male.
Indi per cui secondo me il Napoli dovrà liberarsi di uno dei tre, e essendo appena arrivati Luca e Højlund tenderei a pensare che Højlund lo fa veramente un dimostrato nella sua però comunque se è in prestito con obbligo lo devi prendere per forza. No, questo sì, però sto pensando sia come è nato al Fanta sia anche quello che l'ha pagato il Napoli. No, però gli attaccanti delle big vanno sempre via tanto, al Fanta parlo. Per quanto riguarda il calcio, ma Napoli vero, quanto l'ha preso? Tra tutto, una quarantina, sopra una quarantina di milioni. Di più vicino ai 50, se non qualcosa di più. Tra il prestito, cioè il prestito oneroso l'avresti fatto? Non come con l'obbligo. investimento? Il Milan infatti lo voleva col diritto. Secondo me Højlund qualcosina aveva fatto vedere, non può essere scomparso. Poi sappiamo che è andato nel Milan d'Inghilterra, cioè nei Diavoli d'Inghilterra, che è un buco nero in questo momento. Infatti a me spiace per Šeško, che io stravedevo, ma tanto io credo che farà male. Ma ormai visto uno guarda McTominay, guarda che giocatore è McTominay, e io sfido chiunque a dirmi che McTominay non è un mostro, che è un mostro McTominay. Ragazzi, a Manchester levami a bon. Cioè io inizio a pensare che anche, scusate, ogni tanto mi parte la dialettata. Cioè, io inizio a pensare che secondo me Maguire, se va via da Manchester, diventa veramente Thiago Silva. Ma sì, allora lì ci sono delle sabbie mobili che effettivamente ma tutto ma dagli allenatori, Amorim, Ten Hag, disintegrati. Ten Hag è andato a Leverkusen, è durato 2 giornate. Sì, tra l'altro. Perché poi ti distrugge, e non che dice poi vado via da Manchester e torno forte, a parte rari casi. No, vai via da Manchester e ormai ti sei rovinato. Sai perché assomiglia a mia? Perché non ha una strategia chiara, non ha una... Solo più soldi. Spendono tantissimo. Sì, però anche lì c'è stato un ex calciatore del Manchester United che pochi giorni fa ha dichiarato proprio questa cosa, sì. Manchester United ha investito tantissimo negli ultimi anni, ma ogni anno si riparte da capo. E guardate il Milan, siamo ripartiti da capo, abbiamo mandato via mezza squadra, siamo ripartiti da capo, hanno mandato via dei giocatori che erano arrivati da 20 minuti, quindi cioè vuol dire qual è la strategia, qual è il disegno che c'è dietro. Rischi di fare la fine del Manchester United. E ti dico che si tratta di 2 squadre, il Manchester United e il Milan, l'ho dimostrato più riprese, estremamente umorali nella maniera sbagliata, nel senso che si fanno subito prendere dal panico quando qualcosa comincia a non andare, è tutta una corsa a riparare agli errori, e di solito si fa peggio, perché ricordiamoci che il mercato dell'estate scorsa non funziona praticamente per niente, all'infuori forse di Fofana. Per il resto il mercato non funziona per nulla. Viene fatto un mercato importante, massiccio, sia per numero che in teoria per qualità dei giocatori, di corsa per tentare di salvare la situazione. A gennaio e fai peggio. Perché prendi João Felix, che è una tragedia, Bondò, che non vede mai il campo, ma perché Sottil, non c'è che è una tragedia, strategia, Jack, non c'è dietro una visione del calcio e della parte sportiva, quindi improvvisando ti può andare bene, perché ti può andare bene, ma ti può anche andare male. È molto più probabile che ti vada male, e infatti poi i risultati raccontano di questa cosa. Ciao, come ti chiami? Ciao Edo, sono Davide. Ciao Davide. Ciao Davide. Come stai? No, non tossire appena ti chiedo come stai. No, bene, grazie. Voi tutto a posto? Ma sì. Com'è la pausa nelle nazionali? Quasi finita, dai. Inesorabile. Dai, quasi finita. No, vi ascoltavo, mi hai dato uno spunto su 2 cose. Uno era quando la settimana scorsa, mi sembra, era uscito quel comunicato dei piccoli azionisti del Milan, faceva tutto un preambolo. Cioè, quello è quello che io ho sempre più o meno pensato e anche detto, ovviamente molto peggio perché loro scrivono e parlano molto meglio, però un po' il concetto è quello lì, è quello che stavate dicendo ora, no? C'è sempre l'idea che il Milan non ha una strategia di medio-lungo termine, ma che vive di opportunità. Questa è un po' la mia piccola opinione. Poi un'altra cosa riguardo l'acquisto dell'attaccante. Come si chiama l'attaccante che hanno acquistato dal Chelsea, non mi ricordo neanche il nome. Cioè, mi sembra una scelta un pochino che va molto in controtendenza, non un pochino, va molto in controtendenza con questa proprietà, no? L'avete detto ieri probabilmente, cioè sembra quasi che ho la paura che vada a poter sostituire qualcuno che probabilmente non rinnoverà Pulisic, o lo venderanno Leao. Perché non è un acquisto un po' da questo Milan, no? Perché insomma non è giovanissimo, perché è giovane ma non ha 20 anni. Tu dici puzza, non Kunku, ma l'acquisto di un Kunku. Sì, è una cosa che mi puzza un po'. Sì. Sospetto. Non lo so, volevo sapere va bene. la vostra opinione. Ne parliamo. Grazie, ciao. Prima di rispondere, Jack, abbonatevi però, perché appunto, come diceva Davide, questa settimana
dove noi siamo sempre qua a presidiare, siamo sempre qua a discutere, darvi la parola, confrontarci per provare a venire insieme da questo momento. È vero che è appena iniziata la stagione, però insomma c'è un momento provante e abbiamo finito tra l'altro prima della sosta con una vittoria. Penso che avessimo finito con un altro risultato. No, allora il tema di Nkunku è estremamente interessante, perché effettivamente questo sospetto un po' c'è. È un colpo un po' strano rispetto agli ultimi a cui ci ha abituato il Milan, per età, per prezzo, per possibilità di rivenderlo di fatto. E è un colpo strano perché non era uscito nulla, è stato un po' improvviso, un po' di colpo, ma non è un colpo improvviso a 4 milioni o un colpo improvviso in prestito, è un colpo improvviso a 40. È vero che è poi magari ti diversissimo da tutte le altre. No, ma poi è un periodo strano della storia del calcio. Sappiamo che se Nkunku questa stagione per qualche motivo la imbrocca, ne fa 25, l'anno prossimo lo puoi vendere a 80, perché è così. Sì. Allora, grazie a Regis Hoti che ha regalato un abbonamento a Nicolò Gusella. Grazie. Ciao, come ti chiami? Un abbraccio, sono Mauro. Ciao Mauro. Ciao carissimo. Mauro che ci verrà a trovare, ragazzi, a breve. Non so se, ma io non so quale, perché sai che Mauro soffre di personalità multipla. Perché ogni tanto chiama, ogni tanto ciao, sono Victor, sempre con la stessa intonazione. Non lo so. Ogni tanto era Victor, ogni tanto era. Adesso ti saluto, non meriti più un secondo della mia parola. Ciao Jack. Come stai? Ciao. Bene. Giovedì mi vedrai come sto. Volevo dire la differenza, che poi non è tanta, fra noi e il Manchester, siamo due tritacarne tutto sommato, no? La differenza sostanziale, o trita rifiuti, tritacarne ma non in campo. C'è una differenza fra i tifosi del Milan e i tifosi del Manchester, che almeno i tifosi del Manchester d'estate possano sognare. Noi non sogniamo neanche d'estate, perché almeno loro gli acquisti li fanno, perché non si può dire che non li fanno. Per quanto riguarda Højlund, secondo me è un ottimo giocatore. Ma vale quei soldi? Ma questo nessuno vale i soldi, nessun giocatore vale i soldi, per oggi è tutto alterato, no? Per cui è difficile dire. Secondo me è un buon giocatore, un ottimo giocatore, solo che finire nel Manchester City e nel Manchester United è un problema. Io è stato anche per Zirkzee, perché non è che Zirkzee ha fatto una stagione meglio di Højlund, più o meno tutti e due hanno fatto cagare, scusatemi nessuno dei due ha brillato, dai. E poi c'è anche il solito discorso di dire, il discorso della provenienza di Højlund. Chi arriva via dall'Atalanta di Gasperini, sottolineo di Gasperini, è difficilmente quantificabile, poi abbiamo visto che chi è andato via dall'Atalanta di Gasperini, quasi nessuno, compreso Koopmeiners. Infatti sai che sarei stato curioso di vedere Lookman all'Inter, secondo te avrebbe fatto bene? Secondo me sì, Lookman è un giocatore, però resta il discorso del poi sarebbe stato da metterlo insieme a Thuram e a Lautaro, non è semplicissimo. Un abbraccione ragazzi. Ciao Mauro. Ciao. Ma poi in realtà, sai, dicevamo la stessa cosa anche di Koopmeiners, cioè noi l'Atalanta che era un giocatore divino. L'Atalanta ti frega così. Sai perché? Ti frega perché tu guardi e dici ok, è vero, quasi tutti i giocatori dell'Atalanta hanno floppato poi fuori dall'Atalanta di Gasperini, come giustamente specificava Mauro. Però dai, cavolo, questo qui una volta è Coop, una volta è chiunque sia. Questo qui è davvero, cioè, è troppo forte per floppare. E poi floppa. Puntualmente. Poi magari quest'anno Koopmeiners fa 40 gol, non credo, però. Scusa, non mi sto facendo i fatti miei, ma semplicemente perché voglio ringraziare Gerti che si è abbonato per il 14° mese. Volevo vedere qual è l'ultimo vino che mi ha mandato, perché lui mi manda invece, oggi ho assaggiato questo, grazie, fammelo assaggiare anche a me, no? Perché... Ma Gerti è un sommelier. No, è un lavora nel mondo della ristorazione, però soprattutto sta dall'altra parte dell'oceano e quindi diventa difficile. È vero che sta. Lui dov'è che. Però pensa un giorno che. Ricordaci USA dove? Penso un giorno come sarebbe bello se si potessero anche sentire i profumi attraverso i. No, non ci pensi mai? È una roba. No, di solito. Sì, vedi, non sono l'unico. No, cioè la tecnologia oggi tu guardi i contenuti,
Cioè, non ti viene mai voglia di dire vogliono usarlo sto piatto? No? No, non lo so, vabbè, è una roba a no. Detroit, sta a Detroit, t'ha scritto Gerti, che tra l'altro bello Detroit, che la ore città di sono? Eminem. La città del Motor City. Sì, bella città Detroit. Al suo, fallita 3 volte Detroit. No, bella non lo so, Gerti, non so se è bella. Avevo detto una roba, a Detroit non si trovavano frutta e verdura fresca, perché era tutto praticamente confezionato, cose eccetera. Vabbè, aspettativa di vita non lunghissima di Detroit. Vabbè, ma se andate a mangiare da Gerti, vedete no, da Gerti no, si mangia sempre roba di qualità. Spaghetti, pollo, insalata e una tazzina di caffè. Ma cosa, Marco? Dove l'hai tirata fuori? Comunque, Jack, venendo a noi per domenica, abbiamo detto molto probabile vedere quei due da davanti, che tra l'altro sono anche amici, vanno anche sono molto in sintonia. Sì, ma lo dico molto probabile, cioè non posso dire perché molto probabile. Pettinatura, però dici? secondo me, visto che gli altri due attaccanti tornano giovedì e tornano dalle trasferte più... mi viene una parola non volgare, faticose, sì. Che ci siano, avrebbe senso. È vero che la partita è domenica, hai tempo, però secondo me se puoi dargli la possibilità di smaltire, però bisogna vedere anche come rientra bene Rafa, con che gamba. Perché comunque anche Leao ce l'abbiamo visto 20 minuti quest'anno finora. Sì, tra l'altro segnato. si è fortunato, era proprio, sembrava affaticamento, perché non ha fatto neanche chissà quale movimento, però sappiamo che il polpaccio è brutto, io lo so che il polpaccio è brutto. Il polpaccio è pericoloso, quindi non forzerei. Poi chiaro, uno per forza tra i due che hanno fatto la trasferta oceanica e quello dell'infortunio al polpaccio, per forza, cioè, non c'è scelta, questi sono. A proposito di pettinature simili, Flavio dice quanto Cuete. avrebbe drippato avere domenica titolare Leao e Ken. Ma Ken, ragazzi, non è mai... Sì, perché c'era quella clausola da 50 milioni esercitabile, ma il Milan non ci ha mai pensato, ma manco lontanamente. No, Ken non è mai stato un nome. No, non è mai stato un nome Ken. E poi ieri si è fatto bene. Io comunque non credo che, glielo auguro, ma a lui, a Pioli, a tutti, non credo che potrà fare comunque una stagione come quella. Anche secondo me. Come quella di quest'anno, anche perché poi comunque Pioli è un allenatore diverso. Sicuramente se in nazionale performa così, poi sta cosa dei due attaccanti che tra l'altro ho visto dialogano molto tra di loro, che è Retegui, è bella, è affascinante, soprattutto pensando che la Fiore probabilmente giocherà più o meno così, con addirittura un tre quarti dietro Gudmundsson per 2 punte, piccoli Ken. Intrigante, è sicuramente intrigante, questo sì. Ken è della pimenta, come il Bevote, Jimenez è della pimenta. Lui era come si chiama, Raiola. Ma Donnarumma come ha giocato ieri? No, incolpevole sui gol. Incolpevole? Perché 4 gol. No, sì, ma cioè, tutti presi per via di una difesa. Ma Donnarumma, a parte che due ce li siamo fatti da soli. Donnarumma al City? Vediamo. Perché dare via Ederson? Ederson aveva un po' fatto il suo, secondo me. Sicuramente devi cambiare modo di giocare, perché per me Donnarumma è superiore, però coi piedi è veramente scarso, ed è vero. Però coi piedi fa più fatica. Ederson era un centrocampista, però tra i pali qualche lacuna l'aveva. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Guido. Ciao Guido. Ciao, volevo dire, io sono tra quelli che al fantacalcio non prende giocatori del Milan, perché l'ho preso una volta. Ho preso Zighe, Dugarry nel 96, non li prendo più. Però dai, sei stato parecchio sfortunato. Dugarry a me non dispiaceva, Zighe però... Non giocava mai Dugarry, però. No. Non giocava mai. No. E soprattutto noi prendemmo Dugarry e loro Zidane quell'anno. Esatto. E non prendo neanche i giocatori della Juve e dell'Inter, perché poi... Siccome, come dici tu, ci sono i fantacalcisti tifosi, salgono troppo di prezzo, allora mi piace prendere il Castellanos di turno. Però mi hanno lasciato Jimenez del Milan, l'ho preso con piacere perché, visto che la società lo poteva fare fuori, lo prendo io. Beh, però, l'hai fatto quest'anno il Fanta? Sì, l'ho fatto, siamo in 10. Faccio anch'io Sar, perché tanto gioca. Vedi, Sar. Ken, Jimenez, Sar, Belotti. Belotti Cagliari, giusto? Sì, però c'è preso il Cagliari e spero che giochi un po'. Centrocampo Zaccagni, Angori, Attà,
Angori, ho molte speranze in Angori. No, Angori l'ho preso in difesa, che poi però mi gioca esterno d'attacco. Anche tu hai preso. Angori fa l'esterno alto, sì, anch'io ce l'ho in uno dei due Fanta. Pisa, è bel giocatore Angori. Poi mi hanno dato Angelino Solet, l'ho preso l'anno scorso, uno quest'anno ho pagato un sacco. Vabbè. E poi parliamo di fantacalcio, ragazzi. Sì, no, però la difesa è l'attacco non mi convince, la difesa è molto buona. Questa è la settimana dove molti fantacalcisti fanno quasi tutti, c'è perché la pausa ideale, nazionale, finito il mercato, eccetera eccetera. Vabbè, ma quindi scusa, in che posizione arrivi alla fine? Non lo so, cominciamo la prossima settimana. Io l'anno scorso sono arrivato quarto, eravamo 12, però a 4 punti dalla vetta, quindi... Beh, ma quante amicizie sono finite l'anno scorso? C'avevo Morata. Sì, ma perché essendo l'unico milanista in questo fantacalcio, quindi mi lasciano i giocatori... quindi mi lasciano i giocatori del Milan, però quest'anno non li ho voluti detto. Va bene Guido, grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao bello, ciao. Bailey è andato effettivamente però adesso mi sembra sia infortunato. No. Sì, fuori un paio di mesi. Bailey prenderlo oggi è una scommessa. Oggettivamente una scommessa. Il Dugarry di Radio Rossonera poteva capitarci Zidane e invece mi è capitato. Chi saranno secondo te delle scommesse del campionato? Perché io appunto non solo del mio, secondo me Kiliksoy è una scommessa che ci sta. Per me diversi giocatori del Pisa, Tramoni, Angori, Touré. Sì. Ma noi Tramoni eravamo metà di Milano e metà di Bari. Tramoni solo per quelli di Bari è andato a 200 quasi. Strapagato. No, poi adesso al di fuori del cognome. Però a me ha molto impressionato l'ingresso in campo di Floriani Mussolini in Cremonese Sassuolo. Ha fatto delle cose buone. Tanto. Ha fatto anche cose buone. Cose buone. Poi chi può Odogu, qui dicono è la scommessa. Odogu l'abbiamo visto è come una scommessa. Come la personalità ci ha colpito. È una scommessa Odogu. 3 partite. 3 professionisti, Jack, o no? 3, 4. 3 in più di noi tra i professionisti. Vedi, Tramoni, uno di... Io ho preso Tomori, ad esempio, è un giocatore da Fanta. Io l'ho preso in un Fanta. L'ho pagato l'ho preso perché ho pagato 5. Sì, a quella cifra ci sta ampiamente, secondo me. Poi dipende, sai, c'è sempre il discorso modificatore mica modificatore, bisogna trovare, secondo me, devi trovare sempre il discorso di come gestire, cioè il giusto livello di equilibrio tra i terzini e i centrali, perché il terzino ti fa più bonus, ma il centrale prende voti più alti mediamente. Il terzino è più facile che vada sotto, sì. Quindi una buona difesa da mod, non lo so, il centrale di solito prende mediamente voti più alti. E non lo so. Però il centrale rischio più cartellini, il terzino rischia di far più gol. Però è vero che il centrale sale a colpire nei calci d'angolo. È vero, il centrale sale. Allora, di solito il terzino fa più assist, il centrale fa più gol. Di solito, perché comunque ci sono centrali che fanno 4-5 gol in una stagione serenamente. Io c'ho Baschi quest'anno me ne fa tanti quanti la coppia Fofana Loftus-Cheek. Speriamo per te. Poi fa tutti così, ti gasa, però non lo so, è una situazione rischiosa. Secondo me ci sono anche squadre. Cioè, per esempio, fantacalcisticamente uno come Pavlovic può essere tenuto in considerazione, perché Pavlovic prende spesso magari cattivi voti, però ce l'ha il gol Pavlovic in testa. Sì, però da Pavlovic ti puoi aspettare proprio qualsiasi cosa. È vero. Cioè dal gol all'autogol, all'errore proprio clamoroso. Sì, non so se ha dei limiti tecnici o di testa, magari di approccio alla partita, però perché effettivamente ce l'ha la garra, ha dei limiti tecnici, mi sembrano piuttosto anche evidenti. Cioè Pavlovic è, come hanno già detto in molti, uno dei migliori giocatori a rimediare ai suoi stessi errori, nel senso che ti ruba spesso l'occhio perché recupera su un pallone in cui era fuori posizione o è intervenuto scomposto o un milione di motivi. Boffanari cercato al comitato protezione Piccioni.
Lo so, però secondo me può fare bene. È vero, c'ha i piedi un po' da limare. Così come Saelemaekers farà bene. A Fanta secondo me Saelemaekers è un buon... E infatti non è andato via pochissimo. Però Saelemaekers è stato centrocampista. Però è il quadrado. Allegri trasforma personalmente preferisco altri profili. Perché secondo me, fosse stato listato magari difensore, sì, assolutamente sì. Però Bellanova fa lo stesso ruolo. È come difensore. assist, però Dumfries me... fa lo stesso ruolo, è stato difensore. Cioè. Sì, vabbè, Dumfries, anche Stupignan. Stupignan fa la stessa cosa di Saelemaekers dall'altra parte. Io l'ho preso. Sì? Per me è il giusto prezzo, ci sta, perché Stupignan non ha una riserva. Con tutto il bene che voglio a Bartesaghi, che sapete essere molto, ma non ha di fatto una vera e propria riserva. E soprattutto c'è l'altro discorso, è che non... È offensivo. Io credo che prenderà tanti 5, ma credo che farà diversi bonus. Un assist l'ha già fatto, per esempio. Infatti. Ma Yashari ad esempio, Yashari noi non è andato perché... Io l'ho preso prima che si facesse male. Prima che era la mia scommessa a centrocampo. Sì. Però io l'ho valutato, ho detto vabbè, lo prendo adesso che non lo vuole nessuno, eccetera. Poi però rientra. Tanto da un rientro così ovviamente, no, devi recuperare, entrare in forma, diciamo che anche quello ci vuole tempo. Ma poi se fa lo stesso ruolo di Ricci e Modric, quanto gioca Yashari questa? No, e soprattutto gioca basso, cioè non è più... No, però lascia perdere questo. Yashari, che è l'acquisto maggiore del Milan in quest'anno insieme a Nkunku, quante partite giocherà alla fine? No, per me un po' giocherà quando rientra Ricci, che secondo me perderà veramente tanto da questi tre. Però sì, effettivamente non... ma l'abbiamo detto, cioè se Allegri vede loro tre, tutti e tre come mediani, non è stato un mercato particolarmente illuminato, a meno che non passi, ma sarebbe paradossale, visto l'enorme quantità di centrocampisti comprati, a meno che non passi tipo un 2-3-1. Tra l'altro prima ci chiedeva un ascoltatore un po' di tempo fa, devo dire, me l'ero segnato, poi me lo sono scordata. Secondo te tutti al 100% chi sono i tre centrocampisti titolari del Milan questa stagione? Rabiot, Modric, Fofana. Rabiot, Modric, Fofana? Sì, il più in ballottaggio Fofana con Loftus. Loftus secondo me sono lì Fofana e Loftus. Cioè si alterneranno infatti io volevo molto. Loftus, non Fofana, però... Cioè per me giocheranno una partita 60-30-1 e l'altra partita 60-30 a ruoli invertiti. Per me è una cosa così. Quindi Ricci molto poco. Ricci molto poco. Secondo me Ricci molto poco. Temo. A me spiace, a me Ricci piace tanto come giocatore, ve l'ho detto fin da subito. Io ero molto contento del colpo Ricci, ma è veramente un bel giocatore Ricci. E Rabiot invece? E soprattutto così gli strocchi la carriera, cioè... Rabiot con che testa arriva? Perché questo è interessante, dipenderà molto da Max. Dipenderà molto da Allegri, secondo me. Rabiot può darti tantissimo, come no. Perché non è che mi sembra che Milan ha scocchiato le dita, Allegri ha scocchiato e Rabiot è arrivato. Comunque anche dopo essere stato messo fuori rosa c'è stato un po' un tira molla, Sì, da quello che ho capito, però per Rabiot che voleva rimanere a Marsiglia, giocare la Champions. Appunto, dico, non è che è venuto proprio di corsa Rabiot al Milan, non è che no, è vero. Sposami, cioè no, è vero, è verissimo. Vediamo, secondo me probabilmente si è reso conto che non c'era più spazio per lui a Marsiglia. È andato è andato poi da Allegri. Cioè, secondo me non è venuto al Milan lui è andato da Allegri, che è diverso. Sì. Nel senso che se alla fine di quest'anno Allegri per dire va via, secondo me a quel punto Rabiot puoi già pensare di salutarlo amorevolmente. Però con che testa sarà arrivato? Speriamo te? Bene. Con che Speriamo appunto più che te proprio con motivazione di dare tanto, di dare quello che Allegri vuole. Di fatto, cioè quello che Allegri ha chiesto, cioè se Allegri ha chiesto 15 gol. Da lui io qualche gol me lo aspetto. Allora, se Allegri ha chiesto a Fofana e Loftus 15 gol, per me da Rabiot ne vuole una decina quasi. Un numero che somiglia a questo qua, per me. Beh, ce li ha se viene messo anche nelle condizioni di farlo, sì. Però per me, realizzativamente, può essere quello che va a prendere un po' il posto di Reinders. Solo realizzativamente, poi c'è un abisso tra i due calciatori, a mio modo di vedere. Sì, a me... Tecnicamente parlando. Nessuno dei due ha particolari attitudini difensive. Per questo io, come altra mezzala, metto un po' più Fofana che Loftus. Perché Fofana ha un po' più di attitudine difensiva. Rabiot un dono caduto dal cielo, non è stata abilitata dalla dirigenza. Beh, sicuramente in questo Allegri, voglio dire, è chiaro, no, Jack, che ha avuto un ruolo, alzato la cornetta. Senza dubbio.
E così è andata. Tra l'altro l'abbiamo detto, è stato l'unico acquisto di quelli che aveva chiesto che poi gli è stato effettivamente preso, quindi sicuramente sì, non è stata proprio una precisa volontà della società, ma più dell'allenatore, quindi questo ci fa ben sperare, perché comunque alla fine, cioè, il Milan, ma negli ultimi anni prende gli allenatori e poi non li prende i giocatori per mettere quegli allenatori in condizioni di far bene. Ma allora perché prendi quel tipo di allenatore? Ma scegli un altro se hai già intenzione di fare un altro tipo di mercato. Infatti. Cioè, incomprensibile. Ed è il motivo, ragazzi, e poi alla fine per cui non è venuto Conte l'anno scorso, perché tutti dicevano ma il Milan, caspita, c'era lì Conte che aspettava proprio il Milan, perché non è andato e non è affondato in maniera decisa su Conte? Per questo motivo, perché Conte ti mandava a quel paese. Dice prendimi un difensore di sicura esperienza e ti portano Dogu, cioè Conte sbrocca in ma come ci diceva giustamente anche ieri, era ieri, ma sì, ci diceva, cioè Allegri è un allenatore che è risaputo, che non si lamenta particolarmente del mercato, ma lavora con quello che ha. È sempre stato considerato un aziendalista, che non è una parolaccia. Diciamo che lui non è vero che non si lamenta del mercato, ma lo fa in maniera molto diversa da Conte. Molto diversa. Un po' più, magari lo fa nelle sedi opportune, diciamo. Conte lo fa sia nelle sedi opportune che nelle interviste. Allegri non lo fa nelle interviste, però comunque lo fa un po' a mezzo stampa, secondo me. Sì, però non è Conte che la Juve non gli prende i giocatori per fare la squadra e lascia a pochi giorni dal raduno estivo. Cioè non è quella roba lì. Non è quella roba lì. Comunque ragazzi, sono le 14, abbiamo detto. Oggi quando finiscono le nazionali? Oggi? Così da domani iniziamo a mettere veramente la testa su... Mi pare domani, ma magari sbaglio. Cioè sicuramente stasera giocano. Però cominciamo a mettere la testa sulla prossima partita del Milan. Anche perché non banale con Bologna. No, assolutamente no. Bologna? Meglio o peggio dell'anno scorso secondo te alla fine? Farà meglio o peggio? Farà meglio o peggio o è meglio o peggio? No, farà meglio o peggio. Per me lì rimarrà comunque in lotta. Sì, cioè è diventato, ormai ha acquisito quello status. Per me abbastanza. Perché secondo me l'Atalanta perderà quello status. Hanno preso Immobile, ragazzi, cioè è Immobile. Che però anche lui è infortunato. Sì, però è un problema muscolare, rientra da un mesetto. Lo so, ma anche lui adesso comincia a vediamo come. Però non hanno fatto, a differenza dell'anno di Zirkzee Calafiori, e sono rimasti comunque competitivi l'anno scorso, non hanno fatto cessioni incredibili. Scusa, l'hai citato, mi è venuto in mente anche prima quando l'ho sentito Zirkzee. Posto che nel Tritacarne Manchester United, posto che gli sta bene, ma secondo te abbiamo schivato una pallottola l'anno scorso oppure avrebbe fatto bene? Avrebbe fatto bene. Resto convinto. Sì, Sì, per me avrebbe fatto bene. Quindi anche soprattutto rispetto a Morata che abbiamo preso. Vabbè. Va tutto ponderato. Sì, però lì quelle che erano, adesso non mi ricordo le condizioni, sicuramente c'era delle grosse commissioni che non, però il prezzo del cartellino più o meno quanto si parlava, una quarantina. No, sì, a sort of, qualcosa così. Vabbè, ragazzi, le 14:02 alle 16, come sempre il talk, nel mentre i social, il sito. Tra l'altro vi stiamo cucinando una roba molto molto buona. Adesso abbiamo riunione nei prossimi giorni, anche voi ne saprete di più, quindi continuate a seguirci, a maggior ragione adesso che torna anche il campionato. E se potete sostenete Radio Rossonera, un like, una condivisione, soprattutto gli abbonamenti, perché danno il segno concreto. Insomma, l'abbiamo detto, l'avere la schiena dritta, essere indipendenti ha un suo costo, e questo ovviamente lo condividiamo anche con voi che ci date la possibilità tutti i giorni di essere qui a parlare insieme a voi di Milan, quando le cose vanno bene e soprattutto quando le cose vanno male. È la maggior parte. Per forza. La maggior parte delle volte. Tocca. Va bene, grazie quindi a Morgan in regia, a Jack in co-conduzione. Ciao a tutti, buona settimana e talk alle 16, mi raccomando. E ci vediamo domani alle 13, sempre qui su Radio Rossonera. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da €100 e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro.
270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo €19,99 per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13.